È una pratica che dà grandissimi risultati con zero stress. Zero. Questa che vedi nella slide, questa strana curva qui, è detta curva dell'oblio. Ora vedete che se oggi mi ricordo il 100% di quello che ho letto, tra 60 giorni, a meno che io non riprenda l'informazione in mano, mi ricorderò meno del 10%. Quindi, qui prendete appunti, qual è il trucco? C'è una seconda parte che è molto importante tra codifica e memorizzazione, che è l'elaborazione attiva. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto prima, tutti quanti insieme in coro, che c'è una volontà, un impegno, una concentrazione sotto il processo di studio, quindi di apprendimento volontario. Quindi cosa funziona e cosa non funziona? Vi dico subito che non funziona leggere e basta. Quindi, se vostro figlio vi dice, mamma, ma io ho letto, ditegli, ma non basta. L'ha detto la sguassero, è colpa della sguassero, torna a studiare. Perché? Perché funzioniamo così. Leggiamo, ci sembra di ricordare, magari sul momento ci ricordiamo anche, perché è un file aperto nella nostra memoria di lavoro, nella nostra RAM. Ma se io non vado a approfondire, se io non mi tolgo dalla passività, l'informazione, come l'ho letta, anche svanisce. Ok? Tendiamo a sovrastimare quello che sappiamo. Molto spesso sento, lo so, ma non lo so spiegare. No, se non lo sai spiegare non lo sai, facci pace. Torna sull'argomento, va bene, non succede niente. Semplicemente c'è da recuperare un file. Erika lo sa che mi viene la psoriasi ogni volta che sento scaricare le mappe concettuali già fatte, perché le mappe concettuali sono favolose. Se sono rappresentative del proprio processo di selezione delle informazioni, individuare le relazioni, fare inferenze, portare delle cose insieme, allora sì. Altrimenti stiamo guardando la mappa dei contenuti di qualcun altro ed essendo le relazioni, i collegamenti di qualcun altro, non attaccano, è come neve sull'asfalto bagnato, non attacca, deve essere nostra, deve essere un nostro processo. Verissimo. Drilling senza comprensione concettuale non funziona. Cosa vuol dire drilling? Vuol dire trapanare. È quando propiniamo la scheda con 300.000 operazioni da far fare ai bambini che non capiscono ancora il concetto che stanno, con il quale stanno cercando di familiarizzare. Ma recentemente ho avuto una conversazione con una mamma molto interessante, ma mi è capitato diverse volte, no? Di una bambina che aveva delle difficoltà con delle operazioni di base però complesse, tipo divisione a 2 cifre o a 3 cifre. Dico, ma è chiaro qual è il senso di questa divisione? È chiaro che c'è una logica di distribuzione, di raggruppamento? Non lo so, dico neanch'io, andiamo a indagare. E non c'era una solida comprensione di questa logica alla base della divisione. Allora è inutile che noi trapaniamo i bambini con fogli e fogli di divisione a 2-3 cifre se manca la semantica dietro, se manca il significato. Quindi questo voglio trasmettere, il significato prima di qualsiasi altra cosa. Prima di qualsiasi altra cosa, se no alleviamo automi e non persone che sanno quando usare e che cosa e perché. Cosa funziona invece? Funziona assolutamente leggere, sì, ma osservando il testo, prevedendo il testo, leggendolo con cura, facendosi domande, collegando informazioni diverse, verificando le proprie conoscenze. Avete dei libri di testo a casa? Usateli per aiutare i vostri figli a leggere in modo smart. Tanti bambini, tanti ragazzi non sanno come si usa un libro di testo. Quindi sedetevi con loro, guardate, c'è un titolo, c'è un sottotitolo, ci sono delle parole chiave in grassetto, ci sono delle foto, delle didascalie. A cosa servono? Perché c'è un box con le domande sotto il testo o un colonnino di servizio con degli spazi da completare? Usateli. Leggete in modo smart, aiutate i vostri figli a capire la logica che c'è nella struttura di un testo. Perché questa è una delle abilità che vedo scomparire veramente a vista d'occhio. Quindi dobbiamo cercare di aiutarli a leggere in maniera intelligente. Quindi
Questo, verificare sempre, sempre, sempre la comprensione del senso di quello che fanno, e la miglior maniera per fare proprie le informazioni è quella di passare per l'elaborazione attiva attraverso la produzione dei propri materiali. Ti faccio alcuni esempi, Erika. Bastano delle cose semplici, anche più semplici di queste. Sto studiando le lingue straniere? Mi faccio le flashcard, delle card girevoli in cui dietro ho il termine in italiano e qui ho il termine in lingua straniera con l'audio e l'immagine. Sto studiando biologia? Niente di meglio di una mappa concettuale. E guardate che le mappe concettuali se ne possono fare di ogni tipo. Questa l'ho fatta io, ad esempio, ed è un po' diversa dalle solite, no? Ci sono delle etichette che vedete qui, su ogni parte della cellula che volevo imparare, e dove vedete le freccine posso aprire e avere il contenuto, come dire, esploso. Posso fare dei lapbook, in questo caso è proprio un erbario, questo è un erbario che ho fatto con dei bambini l'anno scorso, in cui siamo andati a vedere le cose, a ripetere, scusa, le cose principali che abbiamo imparato durante la settimana, e poi nelle pagine a seguire c'erano tutte le foglie che avevano trovato con la descrizione. Quindi sempre passare attraverso il proprio filtro e la propria esperienza. E ci sono tanti strumenti poi, tra le altre cose, adesso per fare mappe mentali, per fare flashcards, cioè abbiamo veramente di tutto e di più, online, non online, però ci sono questi strumenti. Tanti genitori forse Sì. non li conoscono, anche tanti ragazzi. Ma va bene anche carta e penna, whatever works. Anzi, l'aspetto manuale io sono assolutamente una fan. Sono assolutamente una fan, soprattutto della scrittura a mano. So che non tanti lo amano, però so anche che attraverso il gesto grafico, esattamente, sì, mettiamo tante più rotelle insieme, specialmente, ecco, l'università, magari quando si hanno delle richieste molto alte, e nel momento in cui abbiamo automatizzato veramente tante capacità non c'è grossissima differenza, ma quando siamo in età evolutiva molto meglio, molto meglio scrivere a mano, se si può, se si può. Se siamo stati bravi e anche un po' fortunati a volte, l'informazione che abbiamo codificato passa nella nostra memoria a lungo termine e piano piano andiamo a consolidarla. Ci sarebbero tantissime cose da dire in merito, ma voglio portare alla vostra attenzione soltanto 2 fattori che sono veramente chiave nel consolidamento delle informazioni. E il primo, signori e signori, è il sonno. Il sonno è fondamentale per la salute, evidentemente, ma anche per la nostra sfera cognitiva. Il sonno è quel momento magico in cui si avviano dei processi di riparazione, di rigenerazione del corpo, ma è anche il momento in cui andiamo a smistare le memorie. Lo fa il nostro ippocampo, il nostro cavalluccio marino nel nostro cervello. È un momento particolarmente importante perché attraverso lo smistamento di queste memorie e il creare relazioni tra reti neurali già stabilite e queste nuove informazioni, queste nuove reti che si vanno creando, quello che facciamo è costruire dentro di noi una rappresentazione sempre più raffinata del mondo. Vi faccio un esempio pratico. Pensate a quanto dormono i bambini in tenera infanzia. D'altronde si affacciano a un caleidoscopio, no? Che è il nostro mondo, un caleidoscopio, e loro devono piano piano make sense of this world, quindi intravedere un senso, avere una rappresentazione compiuta di questo mondo. Allora, immaginate un bambino che vede un cane per la prima volta e la mamma gli fa bau, questo è bau, e poi va al parco e vede un altro bau, e poi questo bambino si addormenta. E il suo cervello compie delle scelte per cui comincia a dire: ok, ma se questo è un bau e quello è un bau e hanno tutti e due 4 zampe e una coda che scodinzola, ma allora forse ci sono più bau uguali a questi bau. E quando il bambino si risveglia ha un concetto di cane che è molto più informato. Quindi bau non è soltanto il cane del vicino di casa o quello del parco, ma è tutta la categoria di animali che ha in comune determinate caratteristiche. Quindi questa mentalità concettuale che si allarga. Tutto questo facciamo durante il sonno.
e quindi è un momento veramente importantissimo. Questi che vedete qui in questo elettroencefalogramma sono i cosiddetti fusi del sonno che si verificano nella seconda nostra fase non REM e si pensa per l'appunto che combacino con l'attività dell'ippocampo che stabilisce quale memoria aiutare quale memoria portare, diciamo così, nella corteccia cerebrale verso la memoria a lungo termine e quali connessioni sinaptiche invece non ci interessano più e pertanto le possiamo lasciare andare. Questo è interessantissimo. È interessantissimo anche alla luce del fatto che tanti ragazzini sono sleep deprived, sono in mancanza di sonno. Questa è una cosa gravissima che accade in tante famiglie, più o meno consapevolmente, perché oramai tanti ragazzini portano il telefonino nel letto, nelle camere da letto, vanno avanti all'infinito e quindi hai fatto veramente bene a puntualizzarlo. L'igiene del sonno è importante. Lo vedremo anche più tardi, specialmente per quanto riguarda i teenager. È estremamente importante anche perché non è come un conto in banca, che puoi spendere dei soldi e poi li recuperi. Il sonno quando si perde, si perde. Ed è meglio non perderlo mai. Io sono una grossa fan dei pisolini. Incoraggio tutti a fare molti pisolini. Vero, è vero. Verissimo. Vorrei parlare del perché è così importante il consolidamento attraverso l'esposizione ripetuta del bambino, del ragazzo all'informazione o comunque al processo che si sta cercando di portare avanti. Ve lo faccio in maniera molto pratica. Immaginate di essere un bambino di quinta elementare e io vi do questo problema. State facendo fatica a leggere? Hai visto, un pochino, un attimino. Un pochino? C'è un piccolo problema, poi no, ce n'è più d'uno. Ce n'è più d'uno. Ci sono più problemi in questo problema. Ed il primo è che questo bambino che sta leggendo per noi in questo momento, evidentemente non ha automatizzato i processi di lettura. È importantissimo andare a consolidare le abilità di base nei primissimi anni. C'è un perché il traguardo della prima elementare è quello di avere una certa dimestichezza nella lettura. C'è un perché entro la seconda elementare ci si aspetta un determinato rate di lettura. Non è per standardizzare, ma è perché dalla terza elementare in poi, se prima we learn to read, impariamo a leggere, dalla terza in poi, come sai Erika, we learn e we read to learn. Leggiamo per imparare. La richiesta si alza molto. Se io non ho consolidato quei processi operativi entro la seconda elementare, probabilmente mi troverò in difficoltà con la richiesta più grande che c'è nel triennio della primaria. Potete immaginare che fatica fa un bambino di quinta elementare che ancora legge così. Cosa succede? Che il mio cervello è così impegnato nella comprensione della stringa di testo che non ha risorse libere per il pensiero strategico, che è quello che mi consente di dire ok, cosa faccio di tutta questa informazione? Ho i dati, mi devo mettere in moto. Come risolvo questo problema? Quindi consolidare è importantissimo. Ci porta all'automatizzazione di determinate facoltà ed è veramente qualcosa di chiave per aiutarci a proseguire nel nostro apprendimento in maniera meno faticosa possibile. Faccio un'ultimissima parte e poi però ci fermiamo sul recupero. Dunque, abbiamo visto che il sonno è senz'altro un componente molto importante e ci aiuta tantissimo nel consolidamento dell'informazione, però non fa tutto da solo, quindi non possiamo apprendere dormendo soltanto. Dobbiamo riesporci a quell'informazione ancora e ancora se è complessa. Perché ovviamente se io leggo un libro intero e poi tu mi fai un test, Erika, non posso cadere nell'illusione che lo leggo una volta, vado a dormire, va tutto bene. Dovrò interfacciarmi con questo libro più e più volte. Ora, questa che vedi nella slide, questa strana curva qui, è detta curva dell'oblio, è la curva di Ebbinghaus.
Qui leggete possibilità di ricordarsi l'informazione, 10% dell'informazione fino al 100% del ricordo dell'informazione. Qui sono i giorni che passano dal momento in cui sono stato esposto la prima volta a quell'informazione. Ora vedete che se oggi mi ricordo il 100% di quello che ho letto, tra 60 giorni, a meno che io non riprenda l'informazione in mano, mi ricorderò meno del 10%. Quindi, qui prendete appunti, qual è il trucco? Il trucco è ripetere l'informazione in maniera spaziata, non corse verso l'esame, non pratica di cramming, cioè strizzo il più possibile il materiale, lo comprimo in un tempo molto vicino all'esame, ma piano piano, un po' il buon senso della mamma questo, in maniera esponenzialmente dilatata vado a recuperare i concetti chiave in maniera tale che questa curva non cali, ma che io riprenda sempre il 100% dell'informazione. Mi sono spiegata abbastanza bene? Assolutamente sì, assolutamente sì. E va così controcorrente rispetto a quello che un po' ci hanno anche abituato a fare, ci siamo abituati a fare in un Ci siamo contesto. abituati a fare, più onestamente, Erika. Nessuna maestra ha mai detto studia tutto la sera prima, nessuna buona maestra. No. Però magari, sai, però il fatto di mettere tutti questi test magari in un timing terribile che porta a gestire male il tempo, Sì, un po' di colpa ce l'hanno anche gli altri. questo non aiuta. Però la cosa importante è questa, questo è veramente il trick. Quindi, torno un attimo indietro, oggi, domani, tra una settimana, tra 2 settimane, tra un mese, tra 3 mesi. Quindi questo spacing si chiama questo spaziare in maniera piano piano progressiva ed esponenziale. È una pratica che dà grandissimi risultati con zero stress. Zero.